Io mi chiamo Lina Bellini, nata a Montebelluna, provincia di Treviso, nell'Alta Italia, e questo sono nata anzi il 20 di agosto del 1925, dunque ho già compiuto 90 anni e quasi 3 mesi. Ci siamo sposati nel 1950, quindi dopo 2 anni, tua mamma aveva ancora 2 anni e mezzo, che ha compiuto 2 anni e mezzo qua in Australia, che siamo partiti da Trieste e venuti in Australia del 1959. Primo giorno che ha lavorato in Australia, ha lavorato vicino, adesso è vicino all'Opera House, a Circular Quay. Non mi ricordo se buttavano giù un building grande e facevano un altro, e quel giorno là non è stato neanche pagato, il giorno di lavoro che non neanche pagato, perché dopo una settimana è venuto zio, il fratello suo, da Coma, anzi nel Blue Mont, Trebo, là, a prenderlo, e allora è andato a lavorare sulle montagne per prendere più soldi, per mettervi il risparmio per comprarsi la casa, e così abbiamo fatto. Quando è tornato il mio marito, tuo nonno, insomma, è tornato dopo un anno, e così abbiamo messo sul deposito e abbiamo comprato la casa. Pagato la casa, siamo tornati dopo un po' di anni, del 67, per rimanere in Italia, ma lavoro non ce n'era per il nonno, per mio marito, insomma. E così siamo tornati. E questa è la vita dell'Australia nei primi anni di molti italiani e tutto il resto della guerra. Dunque il nonno era del 44, credo, che allora era dappertutto, specialmente anche nell'Alta Italia, 44, anzi dopo il 45, e che i tedeschi dopo cominciavano a scappare, specialmente nel 45 era questo, e allora tutti scappavano, sti partigiani cercavano di rastrellare sti tedeschi. Per scappare il nonno quella volta si era vestito, perché si vestivano tutti fani anche da monaci, vestiti da prete. Io me li ricordo, anch'io che ero in treno, che mi ricordo andavo a Padova, che era per esempio, non mi ricordo se era il 7 settembre, che è stato l'ora dell'armistizio, tutti scappavano di qua e di là, vestiti da monaci, vestiti dappertutto. E dopo hanno incominciato a prenderli, e il nonno, insomma, è stato salvo, è stato là che li hanno preso, mi pare, su un teatro che era il cinema, sono andati dentro proprio a Cornuda, no? E là sono stati i fascisti, specialmente i fascisti, perché i fascisti tedeschi andavano d'accordo, no? Di Mussolini, no? I fascisti. E così li hanno presi, e dopo, ma non mi ricordo bene dopo, perché allora non si era proprio contato, ma sentivo da molti altri, no, che da dove li hanno presi e sono scappati perché credevano che in quel cinema c'era uno contro di loro, e allora così li hanno presi, no? È proprio uno da Cornuda era, anche questo, proprio un fascista, ma number one proprio. E dopo è rimasto a casa, via per i boschi, così, vivere selvaggi, insomma, quasi. Ha incominciato un poco, alla fine proprio del 97, era un pochino, poco, no, che perdeva,
ma non aveva ancora capito il dottore se era quello o cosa. Dopo pian piano ci hanno fatto i test e allora, sai, ci ha detto il dottore, una certa età, ha detto, si perde un poco di memoria, capisci, ci ha detto. Allora sì, ha detto, allora ci domandava domande e lui le rispondeva tutte giuste. No, quello che ce l'ho è nato, il ministro dell'Australia, tutte queste cose, no, le rispondeva. E andava avanti, però tante volte si dimenticava. So che magari lo mandavo magari fuori, dicevo vai prendi così, mi prendeva un'altra cosa, no questo no, così. E dopo pian piano, dopo ho perso la licenza del 1999 e allora ha cominciato un poco per peggiorare e io lo guardavo sempre fino a che è andato dentro alla nursing home. Sembra impossibile che quando una persona non si ammala di Alzheimer, che fino qualche anno prima che proprio lo vedi, ti sembra impossibile che questa persona che ci venga, che ci sia venuto sto male, perché vedendo da giovane, sempre allegro, e anche qua in Australia, perché dire la verità, lui non era neanche che sia stato proprio male, anche ci piaceva, no. E dopo vedertelo in quelle condizioni ultimamente poi, che quando anche che andavo a trovarlo, ci domandavo perché cominciava a non conoscere. E ci dicevo, io chi sono? Mi guardava e ho detto, non sapeva. E ho detto, ma tua moglie, ho detto, come si chiama? E lui mi diceva, Lina. E ho detto, ma io chi sono? Dicevo. E mi guardava e non parlava. Yeah. E dopo, gli ultimi giorni, anzi ancora no, un po' prima, io ci domandavo anche, vuoi vedere le tue nipotine, le tue nipoti? Allora lui diceva, che qua aveva, si vede un po' di mente, no? Ha detto, sì, se si ricordano, diceva. E allora vuol dire che allora aveva la mente un po' che capiva. E voi siete venute a trovarlo tante volte. E mi ricordo il giorno prima che lui spirasse, che l'ho visto male, non inghiottiva neanche il mangiare perché ci avevo portato le mele cotte per vedere se... non li inghiottiva. Chiamo il manager e questo manager era, non diciamo neanche dove era, ma insomma ne hanno cambiato 4 là, manager. E questo qua ultimo ci ho detto, guarda che mio marito, ho detto, non sta bene. Oggi viene il dottore, che era di lunedì, fammi sapere qualcosa. No, perché ho detto, qua io non lo vedo bene. E mi è stato risposto da lui, ha fatto, tanto può morire stasera, tanto domani, fra un mese o fra un anno. Bella risposta. E quel giorno stesso a lui, anzi che non parlava, non mi ricordo proprio se era quel giorno o un altro giorno, magari negli ultimi giorni, ci ho chiesto il nome di lui. Ho detto, come ti chiami? E lui mi ha fatto, Bruno Bilini, ha fatto come non per me. Mi ricordo una nurse che era l'unica nurse brava che era. E ho detto, senti cosa che ha detto. È rimasta impressa che non ti dico. E quelle sono state le ultime parole quasi che io ho sentito. Non mi hanno telefonato che sta male,
Alla sera dopo, verso le 9:30, 10, no, verso le 9, sia stato 9:30, che hanno telefonato mia figlia telefona qua a casa, corri che papà sta male, e siamo arrivati, era già morto. In mezz'ora hanno aspettato neanche vederlo morire.